Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte di novembre 2022. Grazie. Abbiamo la carta del mago. Amici dei pesci, il mago parla di nuovi inizi, di nuove idee. È una carta che parla di azione, di fare un movimento, di fare qualche cosa con un'intenzione per raggiungere la propria realtà. È una carta che fa riferimento alla legge di manifestazione e anche alla legge di attrazione, insomma. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io, come sempre, vi ricordo che la lettura è fatta per un collettivo, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, cominciamo con un re di spade, abbiamo un fante di spade, la carta del giudizio, il 4 di pentacoli al contrario, la carta dell'imperatore, andiamo un po' a vedere come terminiamo, la carta della giustizia, wow, quindi arcani maggiori non mancano, eh? Giustamente un altro arcano maggiore è la carta degli amanti e un altro arcano maggiore è la carta del sole. Wow! Energia molto intensa, pesci, quella di questo inizio novembre 2022. A livello affettivo direi che ci saranno dei movimenti. Partiamo con un re di spade, potrebbe essere la vostra persona di interesse, un padre, per qualcuno magari rappresenta anche un capo, o un atteggiamento. Considerato che poi abbiamo anche il fante di spade, potrebbero essere due energie, quindi a livello familiare, magari intorno a voi, o potrebbe essere che se questo re di spade rappresenta una persona, voi siate in una sorta di atteggiamento, come vi posso dire, un po' controllante, perché comunque quando c'è il fante di spade c'è sempre questa tendenza ad andare a fondo delle cose, a cercare il pelo nell'uovo, si va un po' a spulciare, diciamo così, la situazione. C'è poi la carta del giudizio. Qui si parla di un risveglio, di una presa di coscienza, di una presa di consapevolezza, ok? Difatti, dal giudizio in avanti, a parte questa carta che è quella in centro lettura ed è il contrario, avete tutti arcani maggiori, ok? Quindi è vero, probabilmente con questo 4 di pentacoli manca un certo tipo di sicurezza, un certo tipo di stabilità, che è quello che è mancato fino ad adesso. Avendo due figure di spade, l'energia che sento è molto rigida, molto strutturata, come se ci fossero tante regole, tante, come vi posso dire, tante leggi, sì, tanti paletti, ecco, mi viene da dire, no? È un po' questa l'energia che sento a inizio periodo, però poi magicamente succede qualcosa con il giudizio. Il giudizio, anche in questa carta si lo fa vedere, viene rappresentato normalmente come un angelo, no? E quindi fa riferimento al fatto che ci sia comunque un angelo che in questo momento vi aiuta in questo tipo di percorso. Per qualcuno la carta del giudizio, non so, ho questa sensazione perché vedendo poi come esplodono gli arcani maggiori, ho come la sensazione che ci sarà veramente non solo una presa di coscienza, ma per qualcuno potrebbe proprio essere un risveglio di tipo spirituale. La carta del giudizio parla della chiamata, qualcuno che si rende conto di che direzione dare alla propria vita, di alcune dinamiche che potrebbero essere appunto, come vi dicevo prima, familiari, che in qualche modo non danno la stabilità che voi vorreste. Però nella seconda parte del periodo abbiamo l'imperatore, che è una carta numero 4, può parlare di casa, anche lui purtroppo ragazzi parla di regole come, come il re di spade, però diciamo che il re di spade forse è una
energia un po' più dittatoriale, mentre l'imperatore è qualcuno che si è fatto da sé, che in qualche modo si è autodato delle regole, quindi sento che in un certo senso sarà un po' il costruire, quello che è la vostra base in questa seconda parte del 2000, scusate, in questa prima parte di novembre. La giustizia anche di solito è la giustizia divina, è qualcuno dall'alto che vi aiuta e probabilmente arriverà qualche tipo di evento, di avvenimento ehm, che riporterà l'equilibrio, mi verrebbe da dire, perché subito dopo abbiamo gli amanti, che è proprio una carta di equilibrio. È vero, c'è anche il sole al contrario, quindi qui ragazzi il sole è nell'aria e se state cercando dei figli, ipotesi, avendo gli amanti e il sole, anche se il sole è al contrario, diciamo che potrebbe esserci, come vi posso dire, un'apertura di questo tipo di discorso. Mm? E con la carta della giustizia potrebbe essere che qualcuno si trovi davanti a qualche questione burocratica, può essere inerente a una casa, può essere inerente a un lascito anche. C'è qualcosa comunque qui che ha bisogno di essere regolarizzato, ecco la carta della giustizia in questo periodo. Però ripeto, si finisce molto bene. Andiamo a vedere per i single. Wow! Due di coppe! Ma che bello! Quindi si parte con una conoscenza, un incontro, magari un compromesso anche per qualcuno. Poi abbiamo la carta dell'eremita e qui, ecco, essendo, diciamo, caduta sotto il fante di spade, sento un po' che è un, come vi dicevo prima, no? Un illuminare anche le cose più piccole. Probabilmente per qualcuno fa riferimento a se stessi, in questo caso, fa riferimento al fatto che si stia valutando, mi viene da dire, se iniziare questo nuovo percorso di cui ci parla il matto, magari con questa persona che avete incontrato, oppure se continuare da soli. Sta di fatto che l'eremita in questo momento mi fa capire che siate un po' a fatti vostri, probabilmente. Avete bisogno, vi state prendendo questo periodo di introspezione, ok? Abbiamo la carta della stella sotto la carta del giudizio, quindi di nuovo una chiamata, una presa di consapevolezza. La stella parla anche di destino, quindi è come se qui, come vi posso dire, stiate in qualche modo andando a cercare qual è la chiave per aprire il potere di manifestazione. Perché qui veramente sento che molte persone avrebbero bisogno di capire certe dinamiche, perché comunque queste sono due carte di spade e le spade sono riferite alla mente, ai pensieri. Ma andiamo a vedere con questo 4 di pentacoli al contrario cosa ci dice. Abbiamo il mago al contrario e poi abbiamo il carro, quindi qui di nuovo un po' quello che vi dicevo, no? Il fatto di non saper bene come manifestare, bisogna andare a ricercare la propria direzione, la propria verità, il proprio obiettivo. E con il mago al contrario è una cosa che ancora non si sta facendo. Avete anche il carro al contrario. È come se o non vi voleste spostare o non riuscite a vedere bene quello che è la vostra verità, quello che sentite che volete voi da dentro. Il 2 di coppe, se per caso non aveste conosciuto nessuno recentemente, non aveste incontrato nessuno, può essere anche un compromesso che voi avete fatto nei confronti di voi stessi. Tipo, sapete quando si esce distrutti da una relazione che si dice, boh, basta, adesso non voglio più saperne di relazioni per tot anni, tot mesi. Ecco, un po' quello probabilmente per qualcuno la sensazione, ok? Perché qui c'è comunque uno spostamento che non prende il là, che non prende il via. Andiamo avanti, vediamo come termina la stesa. Fante di spade nuovamente e 10 di pentacoli. Ragazzi, io sento che se state aspettando delle firme, delle questioni burocratiche che si debbano risolvere o cose di questo genere,
ci sarà una risoluzione molto positiva a vostro favore. Anche per quello che riguarda una divisione economica, un'eventuale eredità dei lasciti, come vi accennavo prima, potrebbe riguardare un'unione da un punto di vista pratico, magari con ehm, o il vedere, la prospettiva di considerare qualche cosa di più grande. Comunque avete un'altra volta il fante di spade, quindi il consiglio è proprio quello di illuminare tutto, tutte le zone oscure, sia all'interno di voi, che all'interno magari di come voi proiettate, mm, i vostri pensieri all'interno della relazione, del tipo di realtà che state creando, perché ricordatevi che i pensieri di oggi creano la realtà di domani. Se io oggi continuo a pensare che, vi faccio un'ipotesi, io sono donna, quindi parlerò al femminile, gli uomini sono tutti uguali, gli uomini ti deludono sempre, no? Io manifesterò quel tipo di realtà. Quindi occhio alle credenze che voi avete, cercate di illuminare anche quel tipo di proiezione, mi viene da dire. Perché poi è così che riuscirete ad avere la carta del giudizio, quella comprensione da un punto di vista, diciamo così, globale. Con questo fante di spade si potrebbe avvicinare qualcuno. Nella seconda parte, diciamo, della lettura, potrebbe essere qualcuno, ragazzi, vicino a voi, del vostro stesso paese o città o quartiere o qualcosa di questo genere, però sento che è una persona mm, con alti ideali. Va bene, andiamo a vedere invece per le persone che sono in una relazione. Allora, partiamo con un 8 di spade. Abbiamo la carta della sacerdotessa, un 2 di spade al contrario, il 10 di spade al contrario, un cavaliere di spade al contrario. Ammazza quante spade. E due arcani maggiori, vediamo l'ultimo cos'è. Un altro arcano maggiore. Wow! Ragazzi, qui avete fortemente bisogno di ritrovare il collegamento con voi stessi, eh? Qui tra il 2 di spade al contrario e l'8 di spade, che sono due carte che parlano, cioè sono raffigurate con due donne bendate, e poi qui abbiamo anche la carta della sacerdotessa. Sento che in qualche modo c'è bisogno di ritrovare il contatto con quello che è la vostra vera essenza, ok? Controllate le vostre emozioni, le vostre percezioni, le vostre intuizioni. Anche la stella che avevano i singoli è comunque una carta collegata alla notte, diciamo così. Però focalizzarvi sull'energia della sacerdotessa vi darà la possibilità di avere questo risveglio spirituale di cui ci parla la carta del giudizio. Ripeto, qui il 2 di spade mi dice che ci sono, probabilmente si parte da una situazione di 8 di spade, quindi di senso di colpa, di energia, diciamo così, un po' bassa, e poi attraverso il lavoro che farete grazie all'energia della sacerdotessa, quindi a questo riconnettervi con la parte ricettiva di voi, con la parte emotiva, vi darà la possibilità di uscire in un certo senso da questa sorta di pensiero ambiguo, perché quando c'è un 2 di spade di solito parla di una scelta da dover affrontare, ma qui è al contrario, quindi in un certo senso si sta uscendo da una sorta di schizofrenia, non dico ambiguità, però di situazione doppia, mi viene da dire, ok? Qui abbiamo un 10 di spade al contrario, sento che c'è qualcuno che si sta attaccando a qualcosa, probabilmente è, come vi accennavo, una questione pratica, burocratica, piuttosto che immobiliare, insomma, c'è un qualche cosa che non ci si decide ancora a lasciare indietro. Ok, in effetti abbiamo questo cavaliere di spade e vi dico, essendo al contrario, è sempre una persona o un'energia piuttosto arrogante, ok? Piuttosto invadente. Quindi adesso qui non so se è l'impulso che avrete grazie al movimento che c'è nella prima parte della lettura, che vi porterà poi alla forza, quindi a una scelta fatta nel modo giusto, nel modo migliore per voi, che vi porterà comunque alla temperanza, quindi all'equilibrio
del vostro divino maschile e divino femminile, piuttosto che all'equilibrio all'interno di una relazione. Oppure qui si tratta del fatto che se il cavaliere di spade rappresenta la persona di interesse, ecco ragazzi, qui potrebbe non essere proprio un momento idilliaco a livello di relazione. Primo perché voi siete in questa fase un po' nera, ma qui è, diciamo, tutto merito vostro, nel senso che è la vostra mente che in qualche modo fa pensieri svalutanti. Dall'altro lato, ecco, diciamo che anche la persona di interesse non ci mette del suo e quindi qui c'è bisogno di prendere una scelta, di fare le cose fatte bene, perché quando c'è la carta della giustizia, tra l'altro affiancata dall'imperatore, c'è bisogno di, guardate, l'imperatore è un numero 4, parla di stabilità di casa, la bilancia è un numero 2 che parla di equilibrio e la carta degli amanti è un 6, 4 più 2 fa 6. Adesso la giustizia è un numero 11, d'accordo, però io mi riferisco al 2 delle bilance, ok? E questo è un 6. Quindi si parla di questioni in equilibrio in tutte e tre le carte. L'imperatore più da un punto di vista pratico-fisico, gli amanti da un punto di vista emotivo e la giustizia da un punto di vista del quinto chakra, della saggezza, quindi di saper discernere, dividere, separare quello che serve a noi rispetto a quello, qui c'era anche la carta dell'eremita per i single, rispetto a quello che non serve, ok? Per cui sento che eh, si va, perché anche qui c'è la carta della temperanza, quindi si va verso questo tipo di stabilità, di solidità, di serenità e di nuovo inizio, perché vi ricordo che comunque l'energia generale è quella del mago e il mago parla di nuovi inizi, capitoli nuovi che cominciano. In realtà non è che ci sia un punto e fine e poi una ripartenza. È più un distacco, secondo me, che qua si deve prendere a livello mentale da qualche cosa di fisico. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per piacere, grazie per gli amici dei pesci, per chiudere la lettura, grazie. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Wow! Quindi sì, si tratta di riportare in equilibrio il divino maschile e il divino femminile, o proprio quello che è la componente maschile e la componente femminile all'interno di una relazione. Probabilmente quindi qui c'è qualcuno che ha bisogno di vedere la verità, ha bisogno di vederci chiaro, ok? Vi ricordo che comunque la carta del fante di spade è la carta di colui che controlla. Mm? Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ricordo che ho già pubblicato le previsioni per il primo semestre del 2023, sia quelle generali che quelle per la crescita spirituale. Seguiranno poi anche quelle per l'amore e per il lavoro. Spero che mi aiutiate a far crescere il canale e continuiate a darmi il vostro supporto con le iscrizioni, con i like, con i commenti, le condivisioni, con le donazioni, ogni tipo di aiuto per me è importante. Io vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!